Stiamo calpestando su un pavimento quanto rimane di una gigantesca planimetria in scala eseguita al tempo di Settimio Severo, una planimetria chiaramente della città di Roma tra il 203 e il 212 d.C. Si trovava affissa a una parete del Tempio della Pace, su una parete che è ancora oggi in piedi e che ancora oggi quindi ci fornisce informazioni fondamentali su come era composta e su come era montata questa pianta che misurava 13 per 18 metri. Ed era una parete, a guardarla, alta come un palazzetto di 4 piani, perché cominciava non subito a livello dello spiccato della parete, ma 4 metri più in alto, quindi ancora più alta di come la immaginiamo. Rappresenta a livello del pavimento tutti gli edifici di Roma. È una scala che è stata calcolata mediamente 1 a 240, 1 a 245. Dico mediamente perché non tutti gli edifici sono alla stessa scala. I monumenti pubblici sono, come dire, sono enfatizzati, sono una scala leggermente più ampia, e alcuni monumenti, come i teatri, il Teatro di Marcello o ad esempio l'anfiteatro, la rappresentazione è come fosse dall'alto, come uno fosse seduto sulle gradinate. Non è il piano del pavimento, è celebre la piantina del Colosseo che vediamo in tutte le guide, che ti fa vedere uno spicchio di quello che c'è sotto, ma ti fa vedere le gradinate. Quindi è un'esigenza per capire l'edificio che ha radici piuttosto antiche. Abbiamo qui esposti circa 200 frammenti, che sono quelli ricollocati. Abbiamo esposto importanti frammenti non ancora identificati sul terreno e abbiamo altre centinaia, circa 500, forse un pochino di più, ancora da idealmente ricollocare, ma sono ridotti piuttosto male. Abbiamo potuto datarla, diciamo, intorno al 200 perché? Perché compare il settisodio, cioè la fontana monumentale fatta costruire da Settimio Severo e poi abbattuta nel 500, e compaiono i nomi di Settimio Severo e Caracalla, per cui tra il 203, che è la data della costruzione del Settisodio, che è il monumento che appare, e la morte di Settimio Severo. Noi abbiamo 2 precedenti espositivi della pianta marmorea, è un monumento molto difficile da esporre. Nel 1700 è stato esposto in modo secondo il gusto antiquario dell'epoca, cioè su riquadri, per cui il visitatore non capiva che era parte, cioè lo capiva, lo sapeva, però non la vedeva in contesto topografico, però vedeva le architetture. Nel Novecento invece è stato fatto un'esposizione molto più filologica, molto più rigorosa, che era un'esposizione a parete, in cui per le conoscenze dell'epoca, parlo del 1900, era molto avanzata e faceva vedere i frammenti su una parete, cioè riproponeva il punto di vista originale. Se non che non era molto visibile, perché già doveva essere molto visibile in antico, e si perdeva un po', si aveva l'idea, il colpo d'occhio della città, ma si perdeva la visione dei particolari dei frammenti. Questa decisione di traslare la parete e di metterla per terra è dovuta al fatto di cercare di dare le 2 cose migliori delle 2 esposizioni precedenti: la visione delle architetture e l'idea della parete. Le lastre di vetro, queste con il bordo rosso, corrispondono alle lastre della parete della pianta marmorea. C'è un'area di Roma che è più ricostruita con i frammenti di oggi? Sì, c'è un'area che è la più fortunata, tra virgolette, della città, ed è il Testaccio, è il quartiere del Porto. Quindi quello Ed è una gran fortuna nella sfortuna, perché nella sfortuna di aver perso moltissimi frammenti fondamentali abbiamo la fortuna di avere un quartiere che è importantissimo per quanto riguarda la vita economica, la ricostruzione anche della densità demografica della Roma imperiale, perché ti fa vedere metri e metri e metri e metri di strutture di stoccaggio,
di conservazione delle derrate che venivano portate per nutrire quella che era una capitale mediterranea. Vedo che ci sono dei frammenti invece a parete. Sono una scelta tra centinaia di altri frammenti, dei frammenti non localizzati, cioè quelli non idealmente collocati nel tessuto urbano. Sono dei frammenti importanti, ad esempio vedrà c'è il Macellum, c'è un mercato, ci sono appunto interi quartieri, acquedotti, altre cose. La pianta marmorea ha avuto una vita piuttosto difficile, ha una storia molto complicata e difficile. La scoperta è nel Cinquecento, più precisamente nel 1562, un proprietario fa degli scavi sotto l'orto dei Santi Cosmo e Damiano, parlavamo del Tempio della Pace, della parete ancora conservata, è ancora visibile la parete del convento della chiesa dei Santi Cosmo e Damiano. Scava, trova questo strano oggetto, questo strano manufatto, ne fa dono al cardinale Alessandro Farnese, che era l'antiquario dell'epoca, e che entusiasticamente si fa venire tutti i frammenti a Palazzo Farnese. In quella fase lui aveva aveva una serie di antiquari di grande cultura che facevano parte della sua cerchia. In quel momento e nell'entusiasmo della scoperta vengono disegnati molti frammenti. Questo noi lo scopriremo solo più avanti, quando sarà trovato dentro un codice della Biblioteca Vaticana Latina questi frammenti, che sono quelli poi che vedete disegnati in crema sulla base del pavimento, perché ci documentano la pianta marmorea quando era meglio conservata. Cosa succede infatti? Che muore il cardinale Farnese, muoiono altre persone importanti e a un certo punto succede qualcosa che scopriamo sempre facendo un passo avanti, scopriamo alla fine dell'Ottocento quando fanno gli scavi per fare i muraglioni del Lungotevere, cioè all'altezza di Via Giulia si trovano circa 600 frammenti di forma urbis tagliati a mattoncino e quindi evidentemente usati dagli operai farnese per costruire il giardino segreto farnesiano, che è quello che era quello attraversato, un giardino di delizie sul Tevere come molti altri, e che era dietro Via Giulia. Quindi in questa storia difficile il computo dei frammenti, di cui appunto parlavamo di numeri, è sempre difficile perché molti dei frammentini che abbiamo possono essere parte di questi disegni che vediamo qua. Cioè potrebbero essere idealmente ricomposti se non fosse che in molti casi si tratta di rappresentazioni molto comuni alla pianta marmorea, taberne, cioè le botteghe, delle colonne, quindi difficilmente sono riidentificabili.